Facciamo una breve presentazione di quello che facciamo in questo gruppo, in questo gruppi di crescita spirituale. Il lavoro che facciamo insieme è un lavoro che aiuta a entrare in connessione con la parte più profonda della nostra anima, del nostro sé, del nostro essere. La chiave per entrare profondamente in connessione con la nostra anima è l'amore, quindi cominciare a vivere e a sperimentare profondamente l'amore, cioè tutto ciò che appartiene e forma l'intero universo. L'intero universo è formato unicamente da un'unica energia, da un'unica vibrazione, dalla quale parte e si crea ogni forma visibile e non visibile, ogni materia che noi sperimentiamo con i nostri cinque sensi, ogni mondo astrale e mondo di altre dimensioni. Per cui nel momento in cui noi vibriamo nella natura che ci appartiene a tutti e che ci ha creato, che continua a creare forme di vita, in pratica ci avviciniamo a quella che è la nostra vera natura. Il lavoro interiore quindi ha come scopo quello di riportarci a casa, riportarci nel cammino del cuore. Chiaramente viviamo in una società, viviamo in un ambiente, in una cultura che ci allontana da quello che è il nostro cuore, da quella che è la nostra vera natura. Ci vengono insegnati degli schemi mentali, ci viene insegnato a non vivere le emozioni, a non accettarle, a non accoglierle, a non trasformarle in qualcosa di costruttivo, di positivo. Ci viene insegnato in qualche modo a essere guardinghi verso gli altri, verso il nostro prossimo, e quindi ci viene insegnato a non ascoltare il cuore, ma a basare, diciamo, le nostre azioni su ciò che potrebbe essere buono, che potrebbe essere giusto o che potrebbe essere sbagliato. Questo però in realtà, questo tipo di formazione culturale ha il difetto che crea degli schemi e delle regole rigide, oltre le quali, diciamo, noi non riusciamo ad andare e che ci impediscono appunto di ascoltare la parte più profonda. Quindi il lavoro interiore serve primariamente a buttare giù tutti gli schemi che in qualche modo sono superflui e non sono utili, diciamo, all'ascolto interiore e alla nostra crescita. In più è un forte aiuto per poter invece sciogliere quelli che sono i traumi, le emozioni depresse, tutto ciò che in qualche modo non abbiamo sciolto, tutto ciò che in qualche modo non abbiamo superato in questa vita o in precedenti esperienze di vita. Per cui è chiaro che lavorare dentro di noi è un impegno giornaliero, è un cambio drastico anche proprio di atteggiamento di vita, un cambio drastico neanche nelle minime azioni, poiché in ogni azione incominciamo a metterci comunque in discussione, ad ascoltarci, ad ascoltare la nostra sensibilità, che cosa è che abbiamo da imparare in una determinata situazione, perché in determinate condizioni proviamo alcune emozioni, magari ritenute dalla società sbagliate, come rabbia, come sofferenza, magari non ci poniamo tanti problemi se le emozioni invece sono più gioiose, sono più aperte, sono più di apertura verso il mondo. Ecco. Quindi in qualche modo ad ascoltare il cuore in ogni situazione e soprattutto a non vedere nell'esterno quella che può essere la causa dei nostri mali, ma imparare a interpretare i segni che ci vengono dal mondo esterno, quindi da eventuali persone con cui abbiamo delle difficoltà relazionali, oppure da alcune situazioni che si ripresentano continuamente nel corso della nostra vita, situazioni spiacevoli che in qualche modo ci recano dolore. Ecco, piano piano il lavoro interiore ci porta a comprendere non con la testa, non con la ragione, non con la razionalità, ma col cuore quali sono le cause dei nostri mali e quindi piano piano anche a lasciarle andare, a lasciarle sciogliere. Ecco, per questo che è un lavoro di tutti i giorni, perché in pratica coinvolge la minimazione, coinvolge ogni momento della nostra vita, non soltanto una volta a settimana quando uno eventualmente decide di andare a un gruppo di meditazione o se non addirittura una volta al mese. Ecco. E una volta che si apre il cuore, una volta che le nebbie delle nostre chiusure, dei nostri traumi, degli schemi mentali si incominciano, diciamo, a diradare, piano piano si apre, come dicevo, quella che è la nostra vera natura, che è quella di vivere nell'amore, cioè ricevere amore, nutrirci dell'amore cosmico, dell'amore che è presente in ogni forma, ma anche dare amore.
e che quindi in pratica avviene, sempre nel contesto del lavoro interiore, una fase in cui noi incominciamo a sentire spontaneo dare amore, a dare agli altri, cominciamo a voler condividere la gioia che in qualche modo stiamo noi stessi conquistando e vivendo dentro il nostro sé. Ed è importante anche in questo caso l'impegno, cioè di trasferire agli altri la leggerezza e in qualche modo la libertà che ci siamo conquistati, anche con piccoli gesti, con piccole opere, anche semplicemente aiutando una persona nel momento di un reale bisogno, un gesto, uno sguardo, un pranzo, una cena, un aiuto economico laddove sia costruttivo, un aiuto spirituale. Ecco, in questo gruppo, quindi in questo tipo di lavoro si apre il cuore in questa direzione, cioè la nostra natura è quella di amarci l'un l'altro, ecco, non c'è un altro scopo, non c'è quella di avere esperienze astrali, esperienze fantascientifiche o chissà che cosa, ma in realtà è proprio aprire il cuore, amarci l'un l'altro. Ecco. In particolare nel momento in cui un'anima, secondo i messaggi che io ricevo dai fratelli cosmici, è pronta per poter dare anche un aiuto spirituale, fortemente spirituale al prossimo, insegniamo in questo gruppo a fare, aiutare le persone attraverso terapie energetiche, ossia che sfruttano i campi energetici, i campi sottili, che non sono altro che l'emanazione di luce che la nostra anima emette all'esterno, quella che comunemente tutti chiamano aura, energia spirituale, forza interiore. Man mano che il nostro spirito si apre, non solo quindi possiamo aiutare in forme più fisiche, ma anche in forme meno fisiche. E quindi si può anche in qualche modo dare un aiuto, una direzione alle persone che ne hanno bisogno per trovare il loro cammino. Ecco. La cosa fondamentale sempre del lavoro interiore è che non esistono maestri, non esistono figure di riferimento. La figura di riferimento è un'illusione, al massimo è un punto di appoggio, è un semplice accompagnatore, un servo, ma in realtà nessuno di noi può demandare la propria crescita a un'altra persona. Ecco perché la crescita interiore e poi anche di donare agli altri è un impegno, un'opera che ognuno di noi si assume il compito di portare avanti fino in fondo, senza quindi cercare di dare la responsabilità di questo a un'altra persona. Quello che si può fare nel momento in cui noi aiutiamo una persona è quello di dare gli strumenti a questa persona, gli strumenti spirituali, gli strumenti materiali, gli strumenti di qualunque natura, strumenti che comunque mettono in condizione la persona di essere indipendente, autonoma, non dipendente da noi, non legata a una figura pseudo di riferimento. Ecco. Quindi questo è fondamentale. Imboccarsi le maniche per chi davvero vuole crescere, per chi davvero vuole cambiare, per chi davvero vuole aprire il cuore, imboccarsi le maniche e incominciare o proseguire il lavoro interiore. Ecco. E questo percorso è fatto inizialmente di meditazioni guidate. La meditazione guidata avviene attraverso la mia voce fisica, che in realtà anche in questo caso è un semplice strumento. Attraverso la mia voce fisica, una forma di luce che proviene da entità angeliche, da esseri di luce, di puro amore, esercita un lavoro dentro la nostra anima, dentro i nostri corpi sottili, e questo lavoro può avere delle ripercussioni fisiche anche immediate. Siccome quindi non è una tipica meditazione, come posso dire, di rilassamento o dove si ha una voce che comunque porta in uno stato di rilassamento progressivo, così come non è questo tipo di lavoro, perché ha scopi diversi, ha lo scopo di tirar fuori quello che eventualmente ostruisce la nostra anima. Ecco, il consiglio è quello di porsi di fronte a questo tipo di lavoro proprio come dei neonati, come se non avessimo mai avuto esperienze di questo tipo, e abbandonarci semplicemente alla vibrazione, all'energia che in questo momento fa l'azione.
se noi non interveniamo né perché vogliamo capire le parole, cioè capirle proprio col ragionamento, col pensiero, con la mente, né perché conosciamo tecniche validissime, tecniche di guarigione, e quindi magari ci viene da, sentiamo un lavoro in una certa parte dello strato animico, vogliamo intervenire, ecco il consiglio è di non intervenire, perché se interveniamo ci frapponiamo al lavoro, ostacoliamo il normale corso del lavoro e quindi impediamo che la vibrazione che c'è dietro faccia il corso, faccia quello che deve fare. Quindi il consiglio è quello di abbandonarsi completamente. La nostra mente, la nostra necessità, la nostra voglia di controllare deve morire completamente. Non siamo noi che controlliamo. E questo in realtà è un principio generale. Non siamo noi che controlliamo nulla, è il divino, è il Padre cosmico. Quindi in realtà questa vibrazione lasciamoci completamente andare. Se eventualmente ci dovessero essere pensieri, distrazioni, forti movimenti nel corpo fisico che possono tranquillamente esserci, il consiglio è quello unicamente di lasciarsi andare, anche se ci sono movimenti potenti del corpo fisico come scariche, come compulsioni, come fuoriuscite emozionali, come pensieri ricorsivi. Ecco, in questo caso il consiglio è sempre, diciamo, il solito che ho dato prima, cioè percepire tutto come un'unica energia, come un'unità, anche il pensiero, anche la distrazione, anche se una persona temporaneamente lascia il corpo e emette dei rumori, o anche se improvvisamente c'erano dei pensieri ossessivi. Il consiglio è quello di percepire tutto come un'unica energia, come se facesse parte della meditazione questo stesso processo che normalmente chiameremmo distrazione. Quindi il concetto è questo. Va bene, io non c'ho altro da dire, chiudiamo così.